Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Acquario, tendenze energetiche generali per la prima parte di aprile 2024. Ok, amici dell'Acquario, abbiamo la carta dell'appeso. Può essere un periodo un po', diciamo, lento. Quando c'è l'appeso normalmente c'è una sorta di sospensione dell'energia, dell'attività magari lavorativa, piuttosto che negli spostamenti. Diciamo che è un momento che vi può giovare perché vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere adesso con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024, alle tarot pratiche del 2024 e ai corsi gratuiti che disponibili online. Bene, queste sono letture generiche, ragazzi, possono riguardare il lavoro, l'amore, la famiglia. Diciamo che io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e dopodiché farò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Bene, per quello che riguarda invece le letture dei single, le letture delle coppie, sul lavoro e poi ce ne sono anche, ce n'è una sull'economia e finanza che ho inserito, le pubblicherò prossimamente e le potete comunque integrare con questa lettura. Allora, questa cioè, è rimasta così e io la prenderei. Allora, partiamo con un 4 di spade, un 6 di denari, il giudizio, un cavaliere di bastoni, la regina di spade, un cavaliere di spade e un re, scusate, un re di spade e un re di denari. Che interessante, nella seconda parte della lettura sono tutte figure, quindi potrebbero esserci parecchie persone coinvolte intorno a voi, diciamo, nella seconda settimana di aprile. Allora, ragazzi, partiamo da questo 4 di spade. Normalmente è una carta che indica la necessità di un riposo o di un periodo di isolamento, probabilmente. Può essere che siate un po' scarichi, che siate un po', diciamo, giù di corda. E questo 6 di denari mi dice che è un po'... Scusate. È un po' come se dovesse riequilibrare quello che date con quello che ricevete. Andiamo a vedere carta per carta, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Partiamo da questo 4 di spade. Dieci di denari e 9 di coppe. Allora, quello che si deve mettere in equilibrio potrebbe essere proprio l'appagamento emotivo o personale che avete in una determinata relazione o situazione, però è come se ci fosse un qualche tipo di carenza a livello o familiare per qualcuno o per qualcun altro potrebbe essere a livello lavorativo, a livello contrattuale o anche a livello economico. Andiamo a vedere questo 6 di denari. Asso di denari. 6 di spade e 8 di coppe. È un po' come se vi dicessero che ci vuole il giusto tempo per allontanarsi, cioè giustamente con un 6 di denari si dà in modo equilibrato. È una di quelle carte che, perché qui ho due carte di allontanamento, quindi è un po' come se vi dicessero c'è un tempo per allontanarsi e c'è un tempo per avvicinarsi. Perché qui con questo asso di denari al contrario è come se
dovesse esserci un inizio un po' incerto. Allora, devo dirvi che questo 6 di pentacoli, se per esempio siete senza lavoro, potrebbe rappresentare, anche se siete autonomi, ipotesi, potrebbe rappresentare qualche nuovo accordo, qualche nuovo contratto, qualche nuovo scambio commerciale, che però, viste queste due carte, o è in previsione uno spostamento, oppure l'inizio non è proprio così concreto come sembra. Andiamo a vedere il giudizio. Abbiamo la morte. Quante? Tre di bastoni, 3 di spade, 9 di bastoni e giustizia. Quindi avete giudizio e giustizia. Allora, può essere che qualcuno senta l'esigenza di allontanarsi da una situazione o di isolarsi appunto da questa situazione o relazione, perché in realtà sta tentando di proteggere se stesso. Però vi devo dire che se state troppo per conto vostro, ne va di mezzo, diciamo così, questo nuovo accordo, questo nuovo inizio, questo cambio, questa trasformazione che si potrebbe presentare. Vi dico, c'è la carta della giustizia e del giudizio. Io qui ho come la sensazione che desideriate qualche tipo di, come vi posso dire, rivalsa da parte della vita, piuttosto che da parte della giustizia, piuttosto che da parte di qualcuno nello specifico. Sento che molte persone, appunto, questo allontanamento, questo senso di isolamento, potrebbero ricercarlo, come vi dicevo, un po' per difendersi e un po' per evitare di soffrire, per, diciamo, smetterla con questo dolore. Ho un po' come questa sensazione. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, perché qui mi indica proprio come se mancasse un movimento. Imperatrice. E fante di coppe. Allora ragazzi, potrebbe rappresentare un rapporto madre-figlio, considerato che anche qui abbiamo 10 di pentacoli. Vi dico, qui manca come una sorta di concretizzazione, di movimento concreto, infatti avete anche l'asso di pentacoli al contrario. È come se non ci fosse intenzione, decisione, entusiasmo per questo nuovo inizio. Andiamo a vedere la regina di spade. Imperatore al contrario e 8 di bastoni. Allora ragazzi, qui si tratta di mettere in atto certe regole, fare dei tagli che non servono più. Qui avete 6 di pentacoli e giustizia, si tratta di riequilibrare, ricalibrare. Stavo guardando perché avete giustizia, imperatore al contrario e 10 di pentacoli. Per qualcuno ha a che vedere con la vendita di una casa. Però è come se non aveste ancora le idee ben chiare su cosa fare. E la regina di spade, allora, potrebbe essere una persona, diciamo, alla quale farete riferimento per capire come muovervi, tipo un consulente. Potrebbe anche essere invece il fatto che inizierete a fare una sorta di lista di priorità, quello che conviene, quello che non conviene, cosa è meglio fare, quando è meglio farlo. Andiamo a vedere il re di spade. Qui avete imperatore e imperatrice, tra l'altro. Giustizia, giudizio. Diavolo. 10 di coppe e 2 di spade.
Allora ragazzi, qualsiasi sia il tipo di relazione che avete con questa persona o con queste persone in questa data situazione che state vivendo, devo dirvi che con la carta del diavolo ci sono come dei forti condizionamenti per riuscire a essere tranquilli, mi viene da dire, per riuscire ad arrivare a quello che è il completamento. Se per caso fosse una relazione di coppia, ragazzi, fate attenzione perché tra il re di spade al contrario e il diavolo al contrario, qui qualcuno potrebbe tentare di manipolarvi. Anche perché qui avete un due di spade e non avete ben chiara la situazione, ma in effetti ci sta perché dovete ancora, diciamo, lasciare andare questo senso di stanchezza, questo senso di no, ok, ho bisogno di recuperare, ho bisogno di... Mi viene da dire che qualcuno sta aspettando dell'aiuto, però in realtà qui si tratta di prendere voi in mano le redini della vostra situazione, di stabilire delle nuove regole. Sì, potreste farvi appoggiare da un consulente, nel caso siano movimenti finanziari importanti, però ecco qui ho come l'idea che o potrebbe esserci un condizionamento dovuto alla famiglia o a questo gruppo di cui si parlava già all'inizio. Però o è una manipolazione appunto che qualcun altro cerca di farvi, o è un'auto manipolazione, perché il diavolo parla sempre di ego e il nostro ego ci incastra certe volte in determinate situazioni, in determinate relazioni, nel senso che magari uno pensa che perché la coppia vada bene, io devo fare così. Poi faccio così e la coppia non va bene lo stesso. E quello è un po' l'ego, no? Il non rendersi conto che in realtà devo cambiare la dinamica di comportamento. Andiamo a vedere il re di denari. Fante e Luna. Guardate ragazzi, tutto sommato la lettura non va malaccio, nel senso che è come se acquisiste appunto un nuovo punto di vista. Ricordatevi che l'appeso è a testa in giù, quindi vede le cose da un'altra prospettiva. E qui avete comunque anche la carta del giudizio che vi darà una mano a vedere le cose in modo un po' più chiaro. Quello che qua dicono appunto di fare le vostre regole, di prima farvi una vostra idea per quello che riguarda la situazione, tipo se fosse la vendita della casa, piuttosto che questo nuovo contratto, piuttosto che quello che per voi è. E appunto cercate di non farvi condizionare o dagli altri, qua potrebbero anche essere dei genitori, considerato che abbiamo imperatore e imperatrice, e qualcuno magari fa come dicono i genitori per non sentire discussioni, ed è un po' come tradire se stessi, però comunque qui parla di mettere di nuovo in ordine i pensieri e il periodo del matto, quindi questi 15 giorni dell'appeso, quindi questi 15 giorni vi servono proprio per quello. Verranno fuori le proiezioni, verranno fuori le vostre paure e diventerete un pochettino osservatori di queste dinamiche di comportamento un po' tossiche e vi dirò che questo vi darà una forte stabilità caratteriale. È come se arrivaste a dominare ad un certo punto un po' la situazione, un po' anche la vostra mente, mi viene da dire. Andiamo a vedere ancora un oracolo, ragazzi. Due oracoli sono questo e poi ci sono le meditazioni di Findorn. Guardate, carta numero 1, mindfulness. Ed è un po' una carta che vi invita a vivere nel qui e ora, in una presenza pacifica, con una mente quieta, ma è un po' quello che sento qui, eh. Guardate, il 4 di spade molte volte fa anche riferimento a dei corsi, a dei seminari, dei ritiri spirituali, magari sono corsi di yoga, di meditazione, insomma, qualche cosa che vi aiuti a mantenere focalizzata la testa, l'attenzione. Ok, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findor. Ragazzi, anche com'è la sensazione guardando queste carte? Che qualcuno si stia aspettando un aiuto da parte degli altri, un aiuto come esterno.
Quando darete il loro vero valore ai vostri giorni e li colmerete di amore, allora conoscerete il vero significato della vita, perché la vita è amore e l'amore è vita. Ed io sono amore e vita, tutto in uno. L'amore è l'uno e il tutto. Quando amate davvero, voi siete tutto. Voi siete uno con la vita. Wow! Bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo vi sia stata di ispirazione la lettura. Fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere o ehm, abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!